Dagli stupri sulle donne alla violenza negli stadi, dalle lotte religiose agli omicidi intrafamiliari, dal bullismo alle scene raccapriccianti di esecuzioni sommarie con decapitazioni, roghi umani, che sempre più purtroppo si vedono in televisione, il panorama in cui viviamo sembra essere sempre più disastrato e il rapporto che intratteniamo con le nostre emozioni e con la modalità soprattutto di esprimerle talvolta sembra toccare i picchi più alti della follia. È di questo che parliamo oggi e del rapporto con la violenza assieme a un personaggio che non ha bisogno di presentazioni, Umberto Galimberti. Grazie per il tuo tempo oggi, prof. Grazie. Senti, prima domanda su questo argomento. Quando senti dai vari media, televisione, giornali, la notizia dell'ultima efferatezza compiuta, dell'ultima esecuzione sommaria, decapitazione, qual è la prima cosa che pensi? La prima cosa che penso è che il sacro, visto che non abbiamo più strutture che lo contengono, dilaga il sacro. Attenzione bene, perché la gente pensa che il sacro sia una cosa dolce, morbida, abituati come siamo a pensare a partire dalle categorie del cristianesimo, ma il sacro è il luogo della massima violenza, della sessualità selvaggia. Sacra è la guerra, dove non funzionano più i codici. Le religioni avevano il compito di contenere, relegare l'area del sacro. Ecco, dopo la religione è intervenuta la ragione a fare questa operazione, ma oggi come oggi le religioni sono disertate, la ragione è pochissimo frequentata e allora ritorna questa dimensione sacrale, violenta, dove nella dimensione della violenza, se vogliamo tradurlo in termini psicologici, non dimentichiamo che oltre alla figura dell'amore, che è il fondamento della vita, c'è anche il principio dell'autodistruttività e dell'aggressività come distruzione dell'altro, perché noi delle nostre ombre, delle nostre parti negative non ce ne ricordiamo mai, ma è costitutivo dell'uomo la distruttività dell'altro e di sé. Ecco, Freud queste cose le ha dette con chiarezza in quel carteggio con Einstein, perché la guerra? Perché l'uomo è anche distruttivo. Qual è l'antidoto alla violenza? L'antidoto sarebbe sostanzialmente l'educazione, in modo tale da far passare le persone dal livello impulsivo, dove l'espressione è affidata ai gesti, a un'educazione emotiva, in modo tale che io abbia una risonanza emotiva dei gesti che compio. Oggi i giovani ce l'hanno sempre meno, questa risonanza emotiva, per cui non fanno una gran differenza tra corteggiare una ragazza o stuprarla, tra insultare un professore o prenderlo a calci. Kant diceva che potremmo anche non definire il bene e il male, perché ciascuno lo sente, usa la parola sentire, naturalmente da sé. Oggi non è più vero. E poi i sentimenti non li abbiamo per natura, i sentimenti si imparano. Nelle tribù primitive c'erano delle storie con cui educavano i sentimenti. I greci avevano tutto il mondo dell'Olimpo, se lo guardiamo da vicino c'è una fenomenologia dei sentimenti e delle passioni. Zeus il potere, Afrodite la sessualità, Dioniso la follia, Apollo la bellezza, Ares l'aggressività. Uno impara i sentimenti. Adesso non possiamo più ricorrere ai miti, però abbiamo quel repertorio meraviglioso che si chiama letteratura, dove impari cos'è l'amore, cos'è il dolore, cos'è la disperazione, cos'è il suicidio, cos'è la noia. E allora bisogna educarli, questi giovani, soprattutto loro, a frequentare questi mondi in modo tale da imparare, perché oggi sono assolutamente convinto che i giovani non conoscono né il nome né il decorso del disagio che soffrono. Non lo sanno, stanno male, non sanno neanche di che cosa. Allora il problema grosso è proprio quello di metterli in quei luoghi dove si impara, perché se io conosco il nome di ciò che soffro e il decorso possibile di questo tipo di sofferenza, sono molto più attrezzato se invece la provo, questa sofferenza, senza sapere dove mi porta. La guerra alla violenza non passa per una guerra, ma per un'educazione, per un'istruzione. Ma più siamo educati, più siamo abituati a frequentare la parola. Aristotele dice l'uomo è un animale che ha la parola, sì, la parola, il logos, quindi anche il pensiero. Più aumenta questo livello educativo, meno c'è ricorso alla violenza, perché la violenza è gesto, e il gesto è quel che resta quando la parola è insufficiente.
E siccome oggi la parola decresce perché non abbiamo più una comunicazione diretta, abbiamo quella falsa comunicazione che è quella della rete, dove non c'è più un confronto visivo, non c'è più il corpo dell'altro davanti a me che mi impegna, ma ci sono io magari addirittura con una falsa identità, e dove tutti quanti io li considero come i monaci dell'antichità che stavano nelle loro grotte, loro per non vedere niente del mondo, questi per non perdere neanche un frammento di mondo, ma sono condizioni di solitudine, io e la macchina, non io e te. E quindi anche qui abbiamo un collasso della parola, ci manca l'altro che ce la corregge, c'è nessuno che ci modifica la nostra visione del mondo, c'è un assorbimento di tutto quello che queste macchine ti consentono di vedere senza i tempi e gli spazi dell'elaborazione. Quando uno scriveva una lettera aveva il tempo di rispondere e quindi di riflettere. Oggi se mandi un'email e ritardi dicono ma io l'ho scritto un'email, e allora? Senti, prof, dove nasce la violenza? Dove affondano le radici? Nell'individuo, nella società, tra noi e la società? Ma il fondamento della violenza è dentro di noi come principio dell'autodistruttività e della distruttività dell'altro. È una componente antropologica e tutto il lavoro della civiltà è consistito sostanzialmente nel contenere questo principio che quando esplode diventa devastante. Quando Freud dice che abbiamo venduto una grossa fetta di felicità per un po' di sicurezza, vuol dire che cos'è questa sicurezza se non un recinto, una difesa, un contenimento del momento violento, che il momento violento si traduce poi o nell'uccisione o nello stupro, cioè i giochi sono quelli della sessualità e quelli dell'omicidio, che sono anche poi due grandi peccati tra i 10 comandamenti, non ammazzare e non violentare, no? Ecco, allora cosa succede? La violenza è dentro di noi, non è qualcosa in cui cadiamo, è qualcosa che abbiamo dentro e va contenuto, e il luogo di questo contenimento è il progresso della civiltà. Purtroppo non sempre si va in quella direzione. Qual è lo scopo della violenza? Qual è il significato, l'obiettivo? Beh, quella della soppressione dell'altro è naturale, no? Tu mi porti via l'aria che respiro, mi porti via il cibo, lo devo dividere con te, basta vedere il rapporto che abbiamo con gli immigrati, che se anche non lo diciamo per correttezza politica, in realtà quello che temiamo è che ci portino via tutto, no? Certo. Ecco. E allora cosa succede? Che in un contesto di questo genere l'altro è un altro. E attenzione, qui abbiamo un rapporto molto ambivalente. Da un lato, proprio perché l'altro è un altro, è perciò stesso un oggetto di aggressività latente. Con l'altro io ho comunque un rapporto aggressivo, anche se sono tanto buono. Anche la seduzione tante volte è una forma di aggressività, me lo tengo buono solo perché sono più debole. E poi invece ha un aspetto positivo l'altro, che per esempio se nei rapporti coniugali si cominciasse a togliere quell'aggettivo possessivo mia moglie, mio marito, i miei figli, non c'è niente di mio in questo contesto, e solo partendo dal concetto che la moglie è mia posso fare di lei ciò che voglio, lì bisognerebbe instaurare l'alterità, che l'altro è davvero un altro. E nell'alterità nasce anche la curiosità, ma se una volta che io ho ridotto la persona con cui vivo a un contenuto della mia visione del mondo, alla fine non la guardo neanche più in faccia. Recentemente hai detto in un'intervista che la frase più bella che tu abbia mai sentito sull'amore l'ha detta Sant'Agostino: volo ut sis, ossia voglio tu sia quello che sei. Sì. Perché è così difficile vivere secondo questa regola? È difficile perché i genitori non generano mai, soprattutto le madri non generano mai fino in fondo, si tengono sempre i loro bambini, che sono tali anche quando hanno 30 anni, in un legame psicologico. Del resto chiunque fa un po' di psicoterapia, qual è il primo punto di riferimento? Il mondo genitoriale, per vedere in che misura questi ragazzi sono nati o non sono nati, perché nascere non basta, diceva Neruda, bisogna rinascere, e questa rinascita vuol dire separazione seria dal mondo genitoriale, una separazione che è chiaro che per separarmi da un luogo d'amore è difficile, per cui gli adolescenti si devono caricare di molta aggressività, devono sbattere la
porte per separarsi, però questo passaggio lo devono assolutamente fare, i genitori lo devono accettare. Qui di nuovo ritorna il concetto di alterità, il figlio non è mio, tutti i figli sono figli di Dio, cioè di nessuno, ma non possono rientrare nella figura dell'appartenenza, se no non l'hai generato, te lo tieni lì come un prolungamento della tua immaginazione o addirittura della tua vita, tenendo conto poi che l'amore genitoriale è un amore verticale, madre, padre, figlio, no? Mentre i figli devono passare da questo amore verticale che è incondizionato, certo, per qualsiasi ragione, una madre va in carriera anche al posto del figlio, certo, ha un amore invece orizzontale, coniugale, che è orizzontale, lì è tutto condizionato, tutto. Sì. Anche l'amore più sincero in realtà è perché mi fa un gran piacere ad avere un amore sincero, perché se non avessi questo piacere non avrei un amore sincero. Senti, prima parlavi dell'importanza dell'educazione emotiva rispetto all'altro, rispetto al tema della violenza. Mi chiedo, il problema della violenza è un problema solo di educazione emotiva rispetto all'altro o anche un problema di valori in cui credere? Guarda, i valori per me non hanno una grande importanza, nel senso che li considero dei coefficienti sociali con cui una comunità cerca di stare insieme con la minor conflittualità possibile. Prima della rivoluzione francese c'erano dei valori gerarchici, dopo la rivoluzione francese sono subentrati dei valori di cittadinanza, importanti, quindi i valori non scendono dal cielo, non hanno nulla di metafisico, semplicemente sono dei coefficienti sociali che funzionano. Mobili, anche molto variabili. Assolutamente mobili. Certo. Ecco, il problema, la domanda riverteva su che cosa? Cioè quanto è un problema di valore, di quanto valori. è un problema di rispetto, no, ecco, di quindi sui valori io proprio non insisterei. Quando i vecchi dicono ai miei tempi c'erano dei valori, in realtà quello che piangono non sono i valori, sono la giovinezza e la sessualità che hanno perso. Di questo si lamentano senza dirlo. Non sono i valori le cose più importanti. La cosa più importante è creare le condizioni con la minor conflittualità possibile. Una comunità sta insieme per questo. Del resto i greci, i primitivi anche, sapendo che nel mondo degli dei non era garantito, quando il dio entrava nella comunità come Dioniso a Tebe succedeva il disastro nella città, crollava il palazzo reale, le donne si comportavano come Menadi agitando il tirso sul monte Citereo, i vecchi si comportavano come bambini. Quando il Dio entra nella comunità è un disastro e i sacrifici non si facevano per ottenere delle grazie dagli dei, ma per tenerli il più possibile lontano. Quando dico dei dico sacro, dico violenza, dico indifferenziato. In occasione della guerra, io non so se avete letto qualche libro intorno alla guerra, che sono libri importanti, nel senso che questi soldati, a parte che vengono drogati dall'origine del mondo fino ad oggi, oltrepassano dei limiti psichici tali per poter uccidere devi fare un passo grosso dentro di te. Dopodiché da quel passo lì non riesci più a tornare indietro se non nella forma del disprezzo di te, nella forma, non dico del rimorso, ma del non capire più che senso ha la vita che facevi prima. E infatti come finiscono? Finiscono suicidi, o finiscono drogati, o finiscono, come diceva bene Platone, solo i morti hanno visto la fine della guerra. Umberto, grazie mille per questa chiacchierata e per i tanti stimoli. Ci vediamo alla prossima.